Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi facciamo la prova di un alimentatore duale. Mi hanno mandato un alimentatore duale, se per favore glielo testo, e gli faremo un bel test con i miei strumenti. È un alimentatore che arriva 31 volt mi pare per canale, è un alimentatore duale, però ha la possibilità di essere usato o in serie o come due alimentatori singoli o come due alimentatori in parallelo, sicché a quel punto lì, se lo usiamo come due alimentatori singoli, sarà 10 A per ramo e 31 volt. Se lo usiamo, facciamo 30 così, non mi lego quando lo dico. Mentre invece se lo usiamo in serie possiamo avere fino a 60 volt, ovviamente sempre con 10 A. Se lo usiamo in parallelo, questi 30-31 volt massimi, però con una corrente che arriva fino a 20 A, che sono proprio curioso e lo voglio provare con voi. A questo punto non vi resta che guardare il video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Allora, mi hanno mandato questo alimentatore da testare, diciamo, con voi. Vediamo io e voi come funziona, se il gioco vale la candela. È un alimentatore arriva fino a 31 volt, doppio praticamente, che può essere usato sia come alimentatore ovviamente singolo, se uno usa una parte sola, o un alimentatore duale se uno lo mette serie, o addirittura aumenta la potenza se uno lo mette in parallelo. Ma diciamo le cose le vediamo dopo, perché io come prima cosa di questo alimentatore qui lo vorrei smontare e vedere come è fatto. Prima di farvi vedere però come è fatto l'alimentatore, una cosa che è bellina, che è importante, considerando che la lingua italiana non la considera nessuno, e le istruzioni invece di questo apparecchio, lo sposto un attimino, le istruzioni di questo apparecchio sono in italiano, e questa è già una bella cosa. Sono istruzioni stringate, ovviamente come funziona l'alimentatore lo sappiamo tutti, ci sono anche in inglese, però ci sono sia in italiano sia la descrizione, diciamo, short praticamente. Sicché è una cosa a vantaggio. Lo spengo, lo lascio un attimino spento e dopo lo smontiamo insieme. Levo le vitine e le metto da una parte, così vediamo come è fatto dentro. Questo alimentatore ecco fatto, si dovrebbe aprire, si è aperto. Ora lo vediamo insieme. Oserei dire che è fatto benino. Praticamente qua ci sono i transistor di un canale e di qua ci sono i transistor dell'altro canale, e ci sono due ventole, una per ogni canale, appunto. Questa qui è la resistenzina di shunt, che probabilmente servirà per la regolazione della tensione, della corrente, scusate, dico delle stupidaggini. E poi qui ci sono una serie di relè abbastanza grandi, diciamo, che servono per le commutazioni, quando fa la commutazione della serie e del parallelo. Questi qui sono poi i trasformatori che si va, diciamo, a usare. Io non ho una grandissima, come si dice, esperienza di alimentatori switching, non le vedo granché grandi, considerando che l'apparecchio dovrebbe erogare 10 A, ma chiaramente non è un apparecchio, lo specificano tranquillamente sopra, non è un apparecchio per uso professionale intenso,
ma è un apparecchio per le scuole, per un alimentatore, per uno che ha da alimentare magari un oggetto. Sì, arriva a 10 ampere, però qualche minuto, cioè no, 10 ampere ci sta ovviamente una giornata. Sicché ora quello che lo rimonto, quello che ci interessa vedere dopo sarà se tiene la stabilizzazione della tensione con il carico, se interviene, diciamo, la protezione e quant'altro. Lo rimonto, non lavoro, mi piacerebbe sentire quanto scaldano questi transistor, come si dice, e compagnia cantante, ma anche per non far vedere cose strane, praticamente, che si fa cose strane qualcuno poi le replica, che lo sapete qui, insomma, c'è la corrente, la 220 arriva fino qui in zona, e può essere pericoloso, che non voglio far vedere, diciamo, una cosa per un'altra, che lo rimonto e lo provo, diciamo, montato. Poi sentiremo quando interviene la ventola e vedremo tutte queste belle cosine qui. Dentro, dicevo, è costruito abbastanza bene, ovviamente per essere un apparecchio di fascia economica, non si sta parlando di apparecchi che costano migliaia di euro, ovviamente, o si avvicinano magari alle migliaia di euro, che è un apparecchio, come si dice, senza lode e senza infamia, però mi sembra, per quello che è fatto, benino. Ecco, lo chiudo, non vi faccio vedere questa volta che lo chiudo e dopo lo proviamo. Il carico elettronico che userò per provare questo alimentatore qui è questo O1, praticamente quello che avete visto in un altro video, che è arrivato abbastanza poco tempo fa, diciamo, abbastanza, che è un prodotto nuovo. Ora è impostato su 6 ampere e voglio fare una prova, ovviamente, perché se no non sto nella pelle, perché avevo detto non la facevo, però la faccio. Come vedete l'apparecchio è aperto ancora, ci ho messo un termometro lì sulla basettina di dissipazione, sulla letta di dissipazione, e ora lo accendo. Qui siamo intorno a 33 gradi, lo accendo e vediamo quanto sale questa temperatura, diciamo, fino a che scatta la ventola. Come avete visto, gli darò 6 ampere, l'apparecchio è da 10, sicché dovremmo essere in tutta sicurezza. L'apparecchio è regolato su, mettiamolo a 15 volt. Non lo fate mai voi questo lavoro, che mettete le mani nelle cose aperte, lo possono fare solo i tecnici, diciamo, qualificati. Lo lasciamo a 7 ampere lì, accendo il carico, dovrebbe segnare circa 6 ampere, infatti 5 e 9, portiamolo a 6, ecco qua, 6 ampere stiamo assorbendo. Vediamo che succede con quel termometro. Allora, è passato circa un minuto, siamo a 44 gradi, per ora è stabile. Se vedete delle brusche variazioni di questa temperatura qui, sono io che con radiomicrofono, si vede, abbastanza potente, e mi va a fare impazzire il multimetro, diciamo, che sta lavorando come termometro. Per ora le temperature sono più che nella norma, diciamo, 50 gradi, un componente elettronico non dà nessun problema. Aspetta un po', volevo vedere quando parte questa ventola. È passato un po' di tempo, siamo arrivati intorno a 60 gradi. Io direi di aumentare magari un pochino l'amperaggio, vediamo se parte prima. La ventola è partita, però mi sa che la ventola non parte tanto per la temperatura, ma quanto per quanto andiamo a assorbire. No, si è fermata, sicché parte. Come lo sa lei come parte? Ecco, sto zitto così almeno faccio più bella figura. Ora stiamo assorbendo 7 ampere. Aumento ancora. Stiamo assorbendo 9 ampere. La ventola parte e poi si spenge, sicché dovrebbe partire intorno
mi pare 60 gradi. Ora è spenta, vi dico quando riparte. Sì, probabilmente intorno a 65 gradi o giù di lì parte, e poi a 62, 60 circa si spenge. Comunque mi sembra che stiamo assorbendo 9 ampere, che vadi bene, diciamo, che vada bene la cosa. Lo spengo e lo proviamo a modino. Ho rimontato l'apparecchio, l'accendo. Allora, vediamo un attimino le funzioni sul frontale. Allora, queste qui sono le boccole di uscita, canale diciamo A e B, o destro e sinistro, chiamiamolo come vogliamo, e poi ci sono altre due boccole. Queste servono serie e parallelo, poi lo vediamo insieme magari con il multimetrino portatile. Qui ora stiamo erogando 15 volt da questo e 18 dall'altro lato. Se le mettiamo in serie, ovviamente si spenge un display, lavora solo qui, ci dice 30 volte. Queste 30 volte in realtà escono qui, oppure usciranno da questa boccola qui, perché qui abbiamo sempre la tensione diciamo più alta dell'apparecchio, sicché questi 30 volt, se vogliamo, le andiamo a prendere qui, o se no vuol dire che questo è zero centrale, questi due in questa funzione qui che cito serie sono collegate insieme, e sarà la massa comune, sicché più rispetto alla massa e meno rispetto alla massa. È un alimentatore duale. In quest'altra maniera invece si mette in parallelo praticamente, e l'alimentatore direttamente anche da queste boccole qui, oppure penso da una, prendo un attimino il multimetro. Ora è messo in parallelo, qui abbiamo i 15 volt e anche qui non abbiamo niente, perché o l'uscita diventa questa, praticamente queste boccole sono escluse, al contrario di quello che dicevo prima io, o se no teoricamente infatti le abbiamo di qua, perché questa è l'uscita serie o parallelo. Se io vado a mettere, spero di non tapparvi il test, se io lo metto serie, qui avremo i 30 volt completi e poi avremo qui 15 volt qui, 15 volt di qua, e ovviamente essendo un alimentatore duale fra qui e qui 30 volt. La cosa ovviamente interessante è che se lo usiamo in parallelo, la tensione massima che otterremo, la sposto, sarà di 31 volt, 30 volt, 31 volt, infatti ce le ritroviamo qui, però la corrente massima invece che 10 ampere sarà 20 ampere praticamente, mentre se lo usiamo in serie abbiamo come tensione ora su questa boccola qui, in questo caso 30 volt, ma lui non sarà più limitato a 30 volt, siccome è in serie praticamente arriverà fino a 60, anzi per essere preciso, se non dico delle bugie, 62, 61, comunque diciamo 60 volt, che ce le ritroviamo qui, che cominciano a diventare tensioni importanti, occhio, o se no in questo caso 61 volt, qui avremo la metà, 35 e 35, un alimentatore duale da 30 più 30 volt, insomma non è male, e 10 ampere ovviamente per amo, non è male, ci si alimenta già un discreto amplificatore, perlomeno per fare le prove. Lo rimetto come a cose normali, si prova dopo anche con quell'altro multimetro, però questo è preciso, vediamo che lui segna 15 volt e lui segna 15 e 0,20 quasi, sì, che però ci siamo perché sono 15, è solo l'ultima cifra che qui segna diciamo 0 e qui segna 1, sì, che diciamo che rientra nella tolleranza che dà la casa,
che è, mi pare, dell'1% la lettura, e qui è la stessa cosa. Praticamente anche la lettura che andiamo a leggere qui è più che sufficiente per un alimentatore, diciamo. Volevo controllare i Ripple con voi. L'alimentatore è spento, questi segnali che vedete è perché ovviamente abbiamo ormai un sacco di roba switching che diciamo emana spuri, emana di queste cose qui. È spento, e sicché questo per farvi vedere che questi qui ci sono già cose normali. Lo accendiamo, ecco, questo è quello che poi tira fuori il nostro alimentatore, senza considerare questi spike qui, queste cose più grandi che ci sono già, che vengono da qualche parte qui, con tutti questi neon ovviamente alimentati da questi neon a LED alimentati da alimentatore switching, che diciamo di questi non ne dovete tenere conto. Comunque l'accendo, si rientra, l'oscilloscopio è 20 millivolt per quadretto, siamo 40 millivolt praticamente di residuo, e se accendo praticamente non è che cambia molto, dato il carico sono 9 ampere. Se lo calo, vediamo se lo calo, mettiamo, ora sono su 3 ampere e su 3 ampere rimane più o meno, diciamo, costante. Diciamo che per essere un alimentatore switching economico va più che bene. Ce ne ho visti altri di fascia un pochino più alta che tiravano fuori più roba, sicché diciamo va bene. Tolgo l'oscilloscopio, facciamo la prova di carico. Una cosa importante che non vi avevo fatto vedere è che insieme con il cavo di alimentazione che ora è collegato ci danno anche due cavettini che sono abbastanza morbidi. Non so la sezione, non è che le posso tagliare uno per vedere, comunque sono abbastanza morbidi, con dei coccodrilli a modino, diciamo, le banane un pochino più brutte secondo me, però fanno quello che devono fare. E in più, siccome qui c'è una presa USB che può servire per caricarci qualcosa al telefono, quello che uno vuole, e ci danno anche questo cavettino qui con due coccodrilli, sì, che probabilmente inserendola lì si tira fuori i 5 volt, anche, che si possono usare in più, diciamo, a quello che uno sta già usando da questi morsetti qui. Io ora ci collego facciamo così, visto che è doppio, un carico lo collego qui e un carico, ecco, userò tutti e due i carichi elettronici, questo, e userò anche questo, uno per canale, in maniera che facciamo la prova tranquilla senza diventarci matti. Allora, è collegato, c'ho anche questo multimetro qui per vedere rispetto a quello che segna qui quanto eventualmente cala, e accenderei i due carichi. Partiamo con 5 ampere, qui vedete sto assorbendo 5 ampere e di qua dovrebbe essere la stessa cosa, anche qui sto assorbendo 5 ampere. Sotto carico, se io vado a leggere in questo punto qui, mi dà noia la guaina, vediamo se riesco. Ho 14,924, che è praticamente 14,92 invece che 15, è calato su 5 ampere veramente di poco. E la stessa cosa vediamo di qua, anche qui su 18 c'ho 17,89, sicché diciamo ci sta. Aumentiamo il carico fino a 10 ampere per ognuno, a 9 facciamo, e vediamo se in questa maniera siamo a 14,85, ma insomma
con queste correnti, qui lo stesso 17,84, con queste correnti ovviamente anche i cavi che hanno usato, anche se sono corti, un pochino di caduta di tensione la fanno, che diciamo che ci siamo. Se io supero i 10 A ovviamente dovrebbe andare, allora sono a 10 A da questa parte, sono a 10 A, se io lo vado a superare anche di poco, ecco qua, 10 A,10, e lui è scesa la tensione a 0,7 volt con un consumo di 7 watt, in maniera che praticamente con un assorbimento di 7 watt che evita di friggere l'alimentatore e magari anche il carico. Se io ricalo ovviamente a 10 A l'assorbimento, lui sta erogando tutta la sua tensione fuori, tutti 15 volt in questo caso qui, e la stessa cosa sta facendo con i 10 A. Riporto il carico a livelli più umani. Ora sono partite le ventole ovviamente, perché insomma stiamo assorbendo parecchio. Rivado a 5 A e le ventole dovrebbero ovviamente spengersi. Una cosa importante, la tensione qui, vedete, è sull'ultimo numero, sempre di default. Quando, se non si preme, è sull'ultimo numero, in maniera che le variazioni che uno può fare sono praticamente piccole. Per fare variazioni più grandi si preme questo e praticamente si scala di una cifra alla volta. Qui ora siamo 15, se vogliamo variare un volt alla volta lo variamo tranquillamente così, e poi se lo ripremiamo possiamo fare 16 volte,1 e compagnia cantante. La stessa cosa dall'altra parte. La corrente è la stessa cosa, ora è impostata su 10 A, se io la voglio impostare per esempio su 5, ora sono su 5, faccio la stessa cosa di là, scendo, e 5, e sono sui 5 A. Ovviamente, siccome sto assorbendo di più a tutte e due si erano seduti, diciamo. Una cosa importante, questi non sono potenziometri, sono encoder rotativi praticamente, sicché anche questi ruotano sempre praticamente, non hanno un fine corsa da una parte e dall'altra, e sono più precisi ovviamente perché si premono e si può scegliere se vogliamo il decimo di volt, il volt e compagnia cantante, sicché diciamo per l'uso sono più precisi. Ho regolato tutti e due i controlli su 5 A, li porto tutti e due vicini ai 5 A e praticamente non succede niente. Come vado a superare anche di poco i 5 A, o come raggiungo ovviamente i 5 A, la tensione se ne scende ovviamente a valori non dannosi per l'apparecchio in prova o per l'alimentatore stesso, e la stessa cosa la corrente praticamente non supera i 5 A in questo caso qui, perché l'ho regolato su 5, e sta praticamente assorbendo da una parte 2 watt e da quell'altra 1 watt, 2 watt e mezzo, e da quell'altra 1 watt
7 praticamente, perché cala la tensione. In questa maniera qui non ci sono problemi né per l'apparecchiatura in prova, diciamo, né per l'alimentatore, che se no facciamo cortocircuito e poi dobbiamo cambiarlo, come si suol dire. Vorrei fare una prova con l'alimentatore montato in parallelo, a vedere se ci avviciniamo ai famosi 20 A che dovrebbe erogare. L'ho messo in parallelo, di qua escono 24 volt che dovrebbero uscire anche da quest'altra parte, infatti, e si può usare o questa uscita o direttamente quell'altra. Come vedete, ora questo non arriva solo fino a 10, ma li supera, arriva fino a 20 A praticamente. Faccio una prova a valori più bassi, vediamo se interviene. Comunque mettiamo 8 A per vedere se interviene, poi provo anche quell'altra boccola che forse quando è in parallelo è più adatta. Sto assorbendo 5 A e questo è il tester che agonizza, e ora siamo su 8 A e praticamente è andato in protezione. Voglio fare la stessa prova con la boccola, quell'altra. Non dovrebbe cambiare assolutamente niente. Riproviamo la stessa cosa. E anche qui è andato, diciamo, in protezione. Vediamo se impostandolo a 20 A quello che succede. Allora, per fare la prova di assorbimento a 20 A ho messo l'alimentatore a 10 volte, perché se no mi supera diciamo la potenza massima del carico, e ovviamente potrei guastare il mio carico, che cosa non è il caso. Invece in questo caso 20 A con 10 volt sono 200 watt, sicché vado praticamente in sicurezza. 10 A, 20 A, quasi 20 A, perché ovviamente c'è la caduta di tensione anche dei fili. Qui siamo a 19,93 A e vediamo che con un carico così importante praticamente mi ha perso quasi un volt d'uscita, ovviamente, perché i cavi dentro ovviamente fanno caduta di tensione. Facciamolo intervenire. È intervenuto praticamente, è sceso a 1 volt e 43 e stiamo assorbendo 28 watt, mentre invece con praticamente 19 ampere e 9 stiamo assorbendo tutti i 187 watt. Ovviamente, come vedete, anche il volmetro stesso interno mi sta segnando meno, praticamente mi segna 9,4 e ne sta erogando 9,11, però insomma sono correnti piuttosto elevate, mi sembra, per un apparecchio che è nato per uso hobbistico. Diciamo che va di molto bene la cosa. Sono sceso come correnti a correnti un pochino più umane. Ora lo spengo, e però mi sembra che insomma l'apparecchio funzioni alla grande. Allora, il video è finito, traiamo le conclusioni. L'apparecchio è questo. Come si è comportato? Secondo me si è comportato anche troppo bene, anche, ripeto, per il tipo di apparecchio che è. Un alimentatore duale, fa le sue funzioni, si può usare come alimentatore in parallelo. Secondo me va anche troppo bene, nel senso, non ha dato nessun problema, le protezioni funzionano, la stabilizzazione
della tensione è più che sufficiente per un uso ovviamente hobbistico. Come ripeto, lo specificano anche loro, non va usato per un uso professionale, cioè da stare acceso tantissime ore al giorno. Per un uso hobbistico o per un uso educativo, una scuola o qualcosa del genere, va più che bene, sicché sono rimasto così diciamo soddisfatto che lì dietro c'ho un paio di alimentatori, lo sostituirò con questo perché 2 alimentatori li usavo come uno duale, ci metto questo e tolgo diciamo quelli lì, che questo qui mi sembra che stabilizzi meglio anche la tensione d'uscita. Alle volte fa comodo avere un alimentatore duale vicino, ce n'ho degli altri ovviamente, però anche qui vicino al banco per provare una scheda di un amplificatore o roba del genere, fa veramente comodo averlo qui vicino sul banco e sostituirò quegli altri appunto perché mi è piaciuto. Io vi lascio il link in descrizione se qualcuno gli interessa, così sa dove prenderlo. Spero che questi video che faccio per voi vi piacciono. Come al solito iscrivetevi al canale, che a me fa piacere, il canale cresce, tanto a voi non costa nulla e almeno siete iscritti. Che vi devo dire? Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!